Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, io sono Angela e questo è Exotericore ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 3 al 9 novembre. Prima di iniziare vi ricordo che è un'assesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le vostre energie, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare e ci dedichiamo poi all'ambito amore, il lavoro e le finanze. Allora, come prima indicazione troviamo questi topolini che effettivamente possono essere un po' fastidiosi perché ci fanno perdere tempo, perché può esserci un po' di sfiducia, di ansia o di fastidio, delle preoccupazioni, magari delle persone, è vero che ci creano un po' di difficoltà, quindi diciamo aspettiamoci almeno una fase iniziale un po' stressante. Poi consiglio sempre quando saltano fuori i topolini di valutare i pregressi di alcune situazioni, forse abbiamo trascurato qualche dettaglio, un qualcosa che è successo e allora se lo mettiamo lì ci diciamo vabbè poi ci guardo, poi ci vedo, poi valuto questa cosa, quando si prende tempo si rischia appunto di nascondere la polvere sotto al tappeto, ma poi prima o poi salterà fuori. Ecco, spesso quando saltano fuori questi topolini vedo un po' questo tipo di situazioni. E poi abbiamo la torre, e infatti la torre ci parla proprio della possibilità di riprendere un po' il controllo, la consapevolezza, isolamento ma non diciamo negativo, insomma dipende, se avete bisogno di concentrarvi e recuperare i vostri spazi, le vostre cose, allora c'è bisogno di far questo, proprio per non solo per proteggersi, per prepararsi con attenzione a un qualcosa che volete fare magari successivamente e può portare un po' di stanchezza, però la torre è molto utile perché ci permette di guardare e osservare le cose dall'alto e quindi avere una visione vantaggiosa sugli eventi e sugli altri. E poi abbiamo questa bellissima carta della stella. Qui vediamo una settimana che passa da una situazione, diciamo da qualcosa di stressante come abbiamo visto a capovolgersi totalmente perché la stella è comunque rinnovamento, positività, ottimismo, speranza, situazioni belle, emozionanti, possono saltare fuori delle opportunità per spingere ulteriormente dei vostri obiettivi, soprattutto alcune cose che si erano bloccate, o possono saltare fuori anche delle nuove idee e ispirazioni per il futuro. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno, e troviamo anche quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso andiamo a vedere come queste energie si riflettono nei vari ambiti. Partiamo dall'amore. Nell'ambito amore ovviamente ci concentriamo principalmente su coppia, single, però alcune cose possono fare riferimento anche ai rapporti, alle relazioni più importanti per noi, amicizie, famiglia. Troviamo il girasole, molto positivo perché può parlare di chiarezza, di nuova energia, di sentimenti, di emozioni molto intensi. Troviamo il narciso, ha una doppia valenza, diciamo sia positiva sia a volte negativa, perché potremmo essere indecisi, le emozioni un po' troppo altalenanti, delle provocazioni che se sono positive allora magari
possono rinvigorire e migliorare il rapporto stesso. Se invece sono delle provocazioni che ci creano fastidi, allora no. E poi abbiamo il biancospino, che fa riferimento alla pazienza, alla prudenza, che ci porta ad avere degli atteggiamenti incostanti. Infatti abbiamo visto già da alcune carte che forse ci sono delle cose che ci danno fastidio, degli atteggiamenti o delle altre situazioni che si vanno a riflettere nella coppia stessa e allora possono portare a divergenze, idee diverse, forse dei contrasti, quindi le emozioni devono essere tenute un po' sotto controllo, quindi magari prima di dire qualcosa o di compiere una determinata azione, meglio valutare attentamente, perché abbiamo visto che alcune cose, è vero, possono essere positive per voi, altre se ci si lascia andare eccessivamente, allora devono essere controllate. Dobbiamo fare anche attenzione all'eccessivo controllo, perché come abbiamo visto sin dall'inizio, ve l'ho proprio suggerito con la carta dei topi, se tratteniamo, nascondiamo, non diciamo, poi prima o poi si deve esplodere in qualche modo e quindi questo si può evitare. Questo vale per le coppie, per le relazioni più importanti e per i single, magari se state frequentando una persona, se la state conoscendo in qualche modo, c'è comunicazione o un interesse, effettivamente le cose possono essere abbastanza chiare. Ovviamente il narciso indica quell'attrazione, quel coinvolgimento, soprattutto dal punto di vista di connessione fisica, però insomma bisogna vedere se alcune cose possono tradursi effettivamente, quindi di valutare se magari può esserci un'avventura però senza un seguito, se non voler assecondare questa cosa, lasciarla andare, magari è vero, purtroppo potrebbe esserci un'attrazione soprattutto al momento a livello diciamo fisico, e quindi qui dipende che cosa desiderate voi effettivamente. Passiamo alla parte del lavoro, delle finanze. Abbiamo Costanza, artista, e la carta vedovo. Ovviamente vi vogliono dire che ci sono alcune cose che potreste non ottenerle immediatamente, e infatti abbiamo visto anche dalle vostre stesse energie, sia la carta delle stelle ci sta dicendo che dobbiamo continuare a sperare, a aver fiducia, ad impegnarci, ad essere costanti, perché alcune cose non proprio si realizzeranno adesso, ma presto vedrete sia cambiamenti positivi sia qualcosa di concreto. E infatti anche l'artista ci sta dicendo proprio di progetti di lunga durata e quindi contare sulla vostra pazienza, sulla vostra costanza, affidabilità. Possono esserci delle indicazioni, delle rivelazioni importanti, comunque si consiglia proprio come la vostra carta principale la massima riflessione e anche un tocco di creatività, questa non guasta mai, soprattutto per andare ad affrontare delle possibili difficoltà. Poi la carta del velovo spesso ci parla di rimpianto, di nostalgia, di qualcosa del passato, di una fase forse eccessiva di riflessione. Ecco perché insisto tanto sul fatto di farvi capire se state rimuginando, se state riflettendo eccessivamente su un qualcosa, allora di capire se questo vi sta bloccando e allora quindi è il caso di muoversi. Se invece vi mettete in condizioni di non pensarci troppo e di agire immediatamente, ecco questo atteggiamento frettoloso è controproducente. E poi ovviamente ci sono delle cose positive, come vi dicevo, per chi ha il lavoro, per chi vuole fare cambiamenti, soprattutto per chi è alla ricerca, che non si andranno a sviluppare proprio immediatamente. Comunque le carte vi stanno dicendo di continuare ad impegnarvi, perché presto vedrete i risultati del vostro lavoro e del vostro impegno, e soprattutto appunto anche della ricerca, quindi un qualcosa che si va a concretizzare successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete
In alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!